Ciao, oggi voglio farvi vedere, mi è venuto in mente che fra pochi giorni sarà la festa della mamma e quindi volevo fare qualcosa di particolare e ho creato questo anello portaspilli, semplice da realizzare e utile secondo me. Io non sono una brava sarta, però penso che sia utile per una sarta avere a portata di mano gli spilli in modo da poter lavorare con più facilità. Quindi niente, è un anello non da andarci in giro, però per la nostra mamma o per la nostra suocera, se sono brave a cucire, questo penso sia un regalo gradito. E niente, andiamo a realizzarlo. Facciamo 5 catenelle per fare 1, 2, 3, 4 e 5. Per andare a lavorare io prima non vi ho fatto vedere il sotto del nostro anello praticamente, quindi dobbiamo fare una fascia. Allora 5 catenelle e andiamo a lavorare, andiamo a fare della maglia bassa su tutta la nostra riga, quindi 3, 4, 5, 4, ok, e 5 catenelle, 5 maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo le nostre 5 maglie basse. Dobbiamo fare così per tutta la circonferenza del dito praticamente, quindi dovrebbero essere intorno ai 10-12 giri. Poi mentre lo lavorate magari misuratelo sul vostro dito, poi comunque essendo lana cede comunque, quindi non fatelo tanto grande. Niente, continuiamo così e ci rivediamo alla fine del lavoro. Questo è il nostro cerchio finito. Vedete, se io lo metto in qualsiasi dito io lo metta, va bene, perché comunque la lana è adattabile, cede parecchio, quindi va bene. Allora, adesso andiamo a prendere. Io ho voluto fare un girasole. Voi se volete cambiare, come si dice, fiore, scegliete un altro fiore eventualmente. Allora, facciamo un anello magico, 2 catenelle e in questo anello magico andiamo a lavorare 12 maglie basse, 12 mezze maglie alte, scusate, e quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Chiudiamo in cerchio e chiudiamo alla prima catenella che abbiamo fatto. Tiriamo la lana in modo che il nostro anello magico si chiuda. Tagliamo il filo e andiamo a prendere il marrone per dargli un po' il distacco. Iniziamo con il marrone e facciamo 2 catenelle. Nel frattempo prendiamo i fili sottostante e li accompagniamo con la mano in modo da riuscire a lavorarli insieme, così li nascondiamo e andiamo a fare un'altra. Allora 2 catenelle, una mezza maglia alta, una catenella nel giro. Nel prossimo punto andiamo a fare sempre una mezza maglia bassa, nel prossimo ancora una mezza maglia bassa e una catenella, quindi andiamo a fare 2 mezze maglie basse, una e 2,
e una catenella, una mezza maglia bassa, nel prossimo punto una mezza maglia bassa e una catenella, una maglia bassa, una seconda maglia bassa e una catenella, una maglia bassa, mezza maglia alta, scusatemi, una catenella, una mezza maglia alta, una seconda mezza maglia alta e una catenella, e andiamo a chiudere in cerchio. Rifacciamo il secondo e ultimo giro e andiamo sempre a fare dove abbiamo fatto le nostre maglie, mezze maglie alte sotto, ne facciamo di nuovo 2 sopra, una catenella, saltiamo la catenella di base e andiamo a rifare sempre questo giro praticamente come abbiamo fatto il giro sottostante, 2 mezze maglie alte e una catenella, 2 mezze maglie alte e una catenella, 2 mezze maglie alte e una catenella, e così per tutto il giro, una e 2, una catenella, una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta e una catenella, una mezza maglia alta, una seconda, una catenella, una mezza maglia alta, una seconda mezza maglia alta e una catenella, e chiudiamo in cerchio. E finito il nostro lavoro, tiriamo il filo, però non lo tagliamo. Allora, di questi ne dobbiamo fare 2 praticamente, quindi andiamo a tagliare un po' di fili, questo qui, però dobbiamo comunque poi tagliare il filo perché andiamo a cambiare colore, quindi tiriamo il filo, lo tagliamo, poi questi li prendiamo dentro dopo. Io per portarmi avanti ne avevo già fatto un altro che praticamente sono uguali, ci mettiamo, se avete del cotone oppure dell'imbottitura, vedete voi cosa metterli all'interno, dobbiamo riempirlo così e andiamo a far combaciare con le due lato del rovescio, praticamente lo chiudiamo tipo un panino. Andiamo a prendere la lana gialla, come al solito di lana gialla io ce l'ho sottile, quindi vado a usare faccio 2 capi, faccio un cappietto, ok, e adesso prendiamo i punti da una parte e dall'altra del nostro lavoro, passiamo il filo, ok, e andiamo a lavorare 1-2 catenelle nello stesso punto, andiamo a lavorare una maglia alta, 1-2-3 catenelle e facciamo il nostro picciolino. Sempre nello stesso punto andiamo a lavorare altre 2 maglie alte, stringete il lavoro in modo che comunque non scappi via l'imbottitura. Nel punto successivo, sempre da una parte e dall'altra, questo filo poi lo tiriamo dentro, andiamo a fare una mezza maglia una maglia bassissima. Nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia alta, una seconda maglia alta, sempre nello stesso punto, 1-2-3 catenelle, il nostro picciolino, nello stesso punto andiamo a lavorare 1 e 2 maglie alte,
nel punto successivo sia da una parte che dall'altra, cercate di prenderli bene, facciamo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, nel prossimo punto andiamo a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, 1 2 3 catenelle e facciamo il nostro, aspettate, allora dobbiamo fare il nostro picciolino, sempre nello stesso punto andiamo a fare di nuovo le nostre 2 maglie alte, chiudiamo nel punto successivo con una mezza maglia bassa, una maglia bassissima. Del lavoro, quindi facciamo di nuovo sempre il nostro picciolino e sempre nello stesso punto andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, punto successivo una maglia bassissima, filo sul lavoro, sull'uncinetto e andiamo a rifare di nuovo le nostre 2 maglie alte nello stesso punto, sempre 3 catenelle per fare il nostro picciolino e di nuovo le nostre 2 maglie alte, nel prossimo punto la maglia bassissima e chiudiamo e abbiamo finito il nostro fiorellino. Andiamo a chiuderlo sulla prima catenella, tiriamo il filo e tagliamo. Questo filo naturalmente lo facciamo sparire, lo prendiamo all'interno dal dietro in questa maniera, ok, e tagliamo i nostri fili. Quindi andiamo a prendere il nostro anellino, il nostro ago, e andiamo a cucirlo sotto così. Quindi cerchiamo di nascondere i nostri fili, però un po' li possiamo accorciare perché sono troppo lunghi. Ok, allora in questa maniera passiamo da sotto, che così si nasconde il nostro nodo. Nascondiamo il nostro nodo e andiamo a cucire, cerchiamo di nascondere i nostri fili, ok, passiamo all'interno in questa maniera e andiamo sull'altro lato, teniamo questo lato e andiamo a cucire quest'altro. Fermiamo il nostro lavoro, ripassiamo all'interno il nostro
filo in questa maniera e tagliamo. Il nostro anello è pronto, eccolo qua, abbiamo fatto. Se poi gli volete mettere gli spilli, ecco fatto. Un lavoro semplicissimo, velocissimo e, come ho detto prima, gradito penso alla persona che lo andate a regalare. Naturalmente accertatevi che questa persona piaccia cucire comunque. Il lavoro è terminato, spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.